Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli o ascendente Gemelli o Luna o Venere in Gemelli. Oggi andiamo a vedere un messaggio senza tempo, un messaggio che ti deve arrivare adesso dalle tue guide, dagli spiriti, dal tuo amante invisibile, rispetto proprio al momento che stai vivendo, che puoi vivere nelle prossime ore. E quindi ho un messaggio senza tempo. Allora, partiamo dagli oracoli. Gemelli, eccole qua, sono uscite, ma ce le prendiamo tutte. Saggezza, attrazione, autunno, madre. Allora, stai attraendo a te qualcosa di completamente nuovo. La saggezza dei tuoi avi, dei tuoi spiriti, dei tuoi antenati ti stanno facendo attrarre qualcosa di completamente nuovo. Qua c'è la madre. Questo è anche l'arrivo di un figlio, O è una donna incinta, quindi è in gestazione qualcosa. I tuoi avi, i tuoi antenati, gli spiriti ti stanno guidando proprio ad attrarre qualcosa di completamente nuovo. L'autunno rappresenta le foglie che cadono, no? I rami secchi, per far nascere il nuovo. Stai lavorando su di te, stai lavorando tanto su di te per attrarre ciò che desideri. È una tua creazione, qualcosa che ha a che fare con una tua creazione o delle tue creazioni. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito. Tutti stanno uscendo, aspetta. Tutti vogliono uscire, vabbè, stavo prendendo un altro mazzo di tarocchi, vogliono uscire i Rider White. E ci prendiamo i Rider White, ok, allora. Ci prendiamo i Rider White. Ci prendiamo i Rider White, stavo prendendo questi, va bene. Vediamo. La torre, abbiamo vissuto una catastrofe probabilmente, o una rottura. Allora, abbiamo avuto un momento difficile per molti di voi, o state già vivendo questo, io credo l'avete già vissuto questo, cioè sono gli strascichi in cui ti sei sentita persa o perso, però la torre arriva quando abbiamo bisogno di tagliare i rami secchi. E quindi arriva un evento che fa crollare ciò che non può sussistere più nella tua evoluzione animica spirituale. Cioè affinché tu possa espanderti in un nuovo progetto, idea, qualcosa che è un po' come se fosse l'imperatrice questa carta, no? Un grande sviluppo. Allora l'anima vuole emergere, cosa fa? Arriva un evento, qualcosa che fa cadere, crollano delle strutture che ormai erano obsolete, vecchi modi di fare, una vecchia identità. E quindi arriva la torre che ti sta portando molta saggezza. Vediamo, si è girata proprio da sola. Allora, qua abbiamo il 6 di coppe. Qualsiasi evento tu stia vivendo ti ha portato a ritornare alla tua bambina, al bambino interiore, all'infanzia, dove tu hai accesso alla vera creatività, a quei ricordi, a quella sensazione felice. Questo è in arrivo per te, una sensazione felice di bambino. Assolutamente sì, un nuovo cammino, un nuovo inizio a partire dalla tua semplicità. Allora, le cose si rimettono a posto. Perché il matto qua mi parla di questo nuovo cammino, di avere fede in che cosa? Non sai dove stai andando, però sai che ciò che stai facendo ti porta, è guidato dalla tua bambina o tuo bambino interiore, e per fare questo doveva crollare qualcos'altro. Una struttura che era troppo rigida doveva crollare. E adesso si riforma una struttura sulla base di fondamenta solide,
che hanno come caposaldo la gioia, la purezza e l'innocenza. Un nuovo cammino, e appunto, e poi esce il fante di bastoni, appunto il 4 di denari. Allora, qua mi stanno raccontando di qualcosa di nuovo che arriva per te, qualcosa di nuovo, di entusiasmante. Da che ti sei potuta essere un po' ritratta o ritratto col 4 di denari, però questo paggio di bastoni mi parla di comunicazioni, di novità, di qualcosa che ti entusiasma, a partire da nuove basi. Queste basi sono costruite su solide fondamenta, sono le fondamenta della fede nella tua bambina, al bambino interiore, nell'innocenza. Mi spiego? Vediamo cos'altro. Sì, abbiamo vissuto un momento in cui ci siamo ritirati in noi stessi, abbiamo sentito il vuoto, la perdita, l'abbandono, quella sensazione di non farcela, ci siamo focalizzati su ciò che è andato perduto, no? Questa torre qui. Abbiamo potuto sentirci ritirarci in noi stessi o in noi stesse. Ma questo era un potenziale straordinario per questa cosa nuova. 2000 occhi, va bene, le prendiamo tutte, va bene. Allora, sì, la vita ti sta portando equilibrio nuovamente. Qualcuno ti aiuterà. Segui l'aiuto, segui il sostegno, perché la saggezza degli antichi, degli spiriti, ti sta portando anche a darti sostegno da parte di qualcuno. C'è qualcuno che ti sostiene. Infatti gli eventi girano a tuo favore con la ruota della fortuna. Qualcuno che ti sostiene, portato dal destino. Il destino si riallinea per farti sperimentare entusiasmo di nuovo. 3 di denari mi parla di cooperazione, qualcuno che ti sostiene, ti aiuta. Il 5 di bastoni mi può parlare di momenti in cui sei stata o sei stato agitato, no? Vediamo ancora. Anche una certa competizione, competizione. Mi dicono anche che ci sono delle notizie riguardanti il lavoro, dove ti confronterai con delle persone, dove taglierai i rami secchi, perché hai già vissuto una sensazione in cui difficile. Il confronto con queste persone, o che lo puoi vivere o che lo stai già vivendo, porterà a qualcosa di nuovo, a radicarti nel tuo potere, cioè a far valere le tue idee. Avrai persone che ti sostengono e altre che si mettono in competizione con te o hanno qualcosa da ridire. Questo serve a forgiare ancora di più le tue capacità, il tuo credere in te stessa o in te stesso. Nonostante tu questo possa avere dei dubbi su questo, ma è così. Nonostante avessi aspettato un cambio nella tua vita, un giro del destino, tutto quello che è accaduto era funzionale affinché tu ricontattassi la bambina e il bambino interiore e agissi con quell'istinto risvegliato che è la tua creatività innata. Eccoti qua, che tu sia uomo o donna non importa, ti vedo padrona della tua vita, piena di entusiasmo, magnetica, le persone ti rispettano, ti ammirano, anche perché ti fai valere all'interno di contesti lavorativi o contesti che sono intorno a te, ti fai valere per il tuo carisma, il tuo entusiasmo, la tua visione. E qua arriva molta felicità. Arriva una felicità perché tu esprimi i tuoi talenti, accettando anche l'aiuto di qualcuno. La vita ti si riallinea, nonostante tu questo ancora non lo sappia in questo momento. La vita si riallinea ed è questa gioia, questo fermento che fa arrivare a qualcosa, a partorire qualcosa, una tua creazione, qualcosa che ha a che fare con la tua felicità. Questi sono i bambini, no? E la connessione con la tua bambina interiore che porta tanta creatività e ti fa sentire di avere la vita nelle mani, la vita nelle mani, il destino dalla tua parte. Ancora un'altra carta. Devi attraversare tutto ciò che non sai con fede. Qua abbiamo la luna, abbiamo il sole. Allora, con questa stai attraendo, come ci diceva anche questa carta, a te
la potatura di ciò che non serve per far germogliare una nuova creazione. Questa potatura può essere data da persone con le quali ti confronti o con le quali c'è competizione. Tu ergerai su questo, cioè diventi maga o mago, sciamana, no? E piena di vita, di magnetismo, e ci sarà molta felicità, molta felicità. Molta felicità dovuta proprio a questo tuo riconoscimento delle tue arti magiche, del tuo essere così potente. L'ultima carta, la luna, mi parla di avere fede nel mistero, fede in quello che non conosci, fede nel mistero, non ti perdere mai più d'animo, fede nel mistero. E quindi questa lettura ti serve proprio a questo, fede nel mistero, come ci insegna anche il matto, che non sa dove sta andando, però va seguendo la sua bambina interiore. Ogni tanto ci possono essere dei ricordi, no? Un po' infelici, ma poi ritorna di nuovo la grinta, l'entusiasmo. Fede nel mistero, ci racconta la luna. Fede nel mistero, nell'attesa, perché tutto ciò che hai atteso, avendo fede nel mistero, eccola qua, come se fosse l'imperatrice, prende forma. Hai un po' paura di ciò che non conosci, aspettare ciò che non conosci, no? Però la torre che c'è stata come prima stesa ha portato alla distruzione di quei modelli obsoleti di approcciare alla vita, dove si ha poca fede, dove non si sente il supporto degli avi, degli antenati, ci si sente soli, esclusi, no? Ritirati in un guscio, perché ci si sente separati dal tutto, dalle forze della natura. No, no, ti dicono, fede nel mistero, sperimenterai una grande gioia e una creazione nuova, un entusiasmo nuovo, gli eventi girano dalla tua parte, ok? Dovevi ascoltare questo proprio in questo momento, e c'è una grande felicità con l'asso di coppe, il 2 di coppe, in arrivo anche l'amore qua dietro, Cioè l'amore che ti corrisponde, che tu stia con una persona o meno, non importa, è l'amore che ti corrisponde qua. Me l'hanno messo a fondo mazzo, perché tutto ha a che fare con il distruggere dei modelli obsoleti di comportamento, di approcciare alla vita, e avere fede nel mistero, un nuovo approccio alla vita, un nuovo entusiasmo. Però a capo ci sei tu, era il tuo potere che doveva nascere qua, grazie alla fede nel mistero. Va bene? Vediamo adesso cosa mi dicono questi oracoli. La determinazione, fede nel mistero con determinazione, come ci insegna la regina di bastoni. La tua determinazione porterà a questi frutti. E vediamo su questi frutti ci mettiamo subito le carte degli angeli. Eccola. La fama, successo e fama, successo e fama. Successo e fama, viaggi lunghi, conoscenza di paesi lontani, talento nel commercio, sviluppa l'imparzialità e l'umiltà. Quindi questa creazione o ciò che sta, fede nel mistero in ciò che sta per nascere, ti porta alla fama. Allora ti do un suggerimento, siccome gli araldi della fama e della parola sono nel quinto chakra, come ci insegna nello yoga sciamanico, no? Allora, ogni volta che tu devi fare qualcosa di importante, non pensare a quello che devi fare, ma piuttosto distraiti, tra virgolette, facendo qualcosa che ti piace, tipo una doccia calda, se siamo in inverno, una bella doccia fredda, se siamo in estate, ti fai fare un massaggio, cioè fai tutto l'opposto delle preoccupazioni che potresti avere in merito alla cosa. E mentre fai quella cosa che ti piace, pronuncia questa bellissima formula psichica della creazione, immaginale. Devi dire agli araldi della fama e della parola, mentre provi piacere per qualcosa che stai facendo: concentratevi in me ed espandetevi in ogni luogo. Concentratevi in me ed espandetevi in ogni luogo, mentre fai qualcosa che ti piace. Ok? Questo serve proprio per aggraziarsi il favore degli dei. E poi abbiamo la carta della spiritualità,
Il tuo cammino spirituale è benedetto e protetto. Cercherai di armonizzare lo spirito con la materia, otterrai ricchezza spirituale. La tua ricchezza spirituale, dovuta grazie a un crollo di ciò che era obsoleto, porta ricchezza materiale. E poi abbiamo il potere spirituale di nuovo. Apertura alla comunicazione con l'entità guida. Allora ti ho appena detto come comunicare con gli spiriti della parola e della fama, gli araldi della parola e della fama. Fallo e vedrai come tutta questa lettura si allinea a quello che stai già sentendo adesso. Processo spirituale, studio esoterico delle scienze occulte, appunto. Era proprio il ti vogliono invogliare a fare questa formula psichica. Quando fai qualcosa che ti piace, anche che fai un massaggio, che ti dai un massaggio, o che fai una doccia, o ti stai mangiando una cosa che ti piace tantissimo, o che stai in natura e vedi, ti senti proprio wow. Araldi della parola e della fama, concentratevi in me ed espandetevi in ogni luogo. È una potentissima formula psichica questa. Vediamo cos'altro ti dicono queste carte. Il serpente, cattiveria, maledicenze, situazioni complicate, intrighi, e qua c'è la torre, no? Ce l'avevamo già detto. Tutto questo è crollato. Tutto questo è crollato. Puoi sperimentare delle confusioni all'interno o un po' di tensione o attrito con delle persone, credo nell'ambito delle persone a te vicine, o dove lavori, o dell'attrito della competizione. Passa avanti, passa avanti, passa avanti, va bene? Qua ne era caduta un'altra, non l'ho vista. Elevazione, elevati, non a caso dovevo vederla dopo queste. Elevati, eleva il tuo animo sopra a queste circostanze. I dispiaceri saranno allontanati. Cerca di orientare la mente sul pensiero positivo, sia altruista e tollerante. Tollerante con chi? Tollerante con gli eventi di cui le persone sono veicoli, gli eventi che devi vivere per elevarti spiritualmente e produrre questa tua creazione, ok? Vediamo perché è accaduta la torre. Aspetta, mi stanno girando tutte le carte di nuovo. Quindi perché è accaduto questo? Sta accadendo questo? E anche ti dico una cosa, circondati solo di persone solari o di persone che ti danno entusiasmo come sei tu. Va bene? Il giusto scambio. In questo esatto momento. Si è girata? Perché è una benedizione, perché è una benedizione disfrasata. Allora, quello che è successo è una benedizione mascherata ad altro. Credi che sia stato altro, credi che questa torre, questo momento possa essere stato altro. Non è così. È una benedizione che tu non hai visto. Va bene? È una benedizione che tu non hai visto. Un'altra? Tutti gli eventi accadono per un fine, non hanno cause. E il fine di tutti gli eventi è la libertà e l'amore. Ne prendiamo solo una, perché ancora non è il momento adatto. Allora, non è ancora il momento adatto per far partorire questa imperatrice, però è in gestazione, quindi non è il momento adatto a vedere subito i risultati di quello che ti ho detto. Non a caso fede nel mistero come ultima carta. Fede nel mistero, non essere impaziente qua col 7 di denari, no? Fede nel mistero, gioisci di quello che fai quotidianamente perché avrai la fama dalla tua parte, ok? Vediamo cos'altro con queste, i Sephirion. Ricordati, determinazione. Per alcuni di voi autunno è una tempistica che ti stanno dando, è una tempistica. Ciò che costruisci adesso, in autunno, partorirà, dandoti grande stabilità, grande gioia, procurando anche un po' di invidia in alcune persone, ma elevati, elevati, va bene? Allora,
guarigione, rinascita, fioritura e rinnovamento. Una grande guarigione sta avvenendo in te, che ti fa rinascere. Qua ti stai partorendo tu, con un progetto, un'idea, qualcosa, grazie alla tua bambina e al bambino interiore. Fioritura e rinnovamento. È proprio questa regina di bastoni con il sole, tanta gioia e bellezza per te, va bene? Fammi mettere un'altra carta di queste. La porta che si apre per te qual è? La porta d'inverno, autunno e inverno, mi stanno dando una linea cronologica. Autunno e inverno. Questa madre, questa imperatrice, partorisce in autunno e inverno per molte di voi, un progetto, qualcosa che sta in cantiere in questo momento. Determinazione, abbi fede. Va bene? Me l'hanno voluto rimarcare. No, vabbè. Sta per realizzarsi il sogno più grande della tua vita, la porta del paradiso. Questa è la più bella carta del mazzo. Il sogno più bello della tua vita, più grande della tua vita. Di qualsiasi cosa si tratti, tu adesso questo sogno ce l'hai già in gestazione. Può essere più di un sogno. Ha a che fare con la tua creatività, il tuo modo di esprimerti, di essere, e i tuoi avi, i tuoi antenati lo stanno attraendo a te. Allora segui questo sentiero perché sei sulla strada giusta. Al di là di situazioni complicate, intrighi, competizione, sei sul sentiero giusto. Ti serviva proprio questo messaggio affinché tu potessi essere convinta, convinto di questo. Va bene? Magari salvati in video, il video, e vedrai cosa succede ad autunno e inverno. Ma è già in gestazione questo, va bene? Ragazze e miei ragazzi, non aggiungo nient'altro e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!